qua siamo nella parte che guarda verso sud, questo è un po', siamo nel paese di Traiso, quindi nel comune di Traiso, Crurizzi. Questo che stiamo vedendo qua è l'ultima parte della zona del Barbaresco che va verso sud, quindi qui sotto troviamo la frazione di San Rocco Senodelvio, che è la frazione di Alba dove si produce il Barbaresco, che è il quarto paese, perché normalmente si dice sempre Barbaresco, Traiso e Neive, più la piccola frazione di Alba chiamata San Rocco Senodelvio, che è questa. C'è un torrente che si chiama Senodelvio, prende questo nome Elvio da Elvio Pertinace, imperatore romano, che era nato in queste zone. Quindi qui c'è un fiume, quindi quello che è le colline di fronte non è più zona del Barbaresco, mentre invece la zona in questo lato qua che gira e va verso l'alto, verso l'Alta Langa, quella è ancora zona del Barbaresco. E questa è la vigna la vigna di uno dove io ottengo il Barbaresco Rizzi. È sempre questa Ma Rizzi è anche un cru? è un cru ufficiale del Barbaresco. Ma da quando? Da sempre. Che ignorante che sono. No, ma perché molti non riescono, molti associano il Barbaresco Rizzi come il Barbaresco mio regolare, classico. Sì. Mentre invece Rizzi corrisponde proprio a un cru di Barbaresco. E quindi c'è questa a volte ambiguità, no? Nel senso di Barbaresco Rizzi, nelle carte di vino è solo Barbaresco. Io la mia grande guerra che faccio è cercare di far capire che Rizzi, azienda Rizzi, fa solo barbareschi cru, ossia Rizzi, Nervo e Paiorè, e poi il restante, per esempio il mio barbaresco base non è altro che il Langhe Nebbiolo, dove io declasso varie partite da differenti zone della nostra azienda e io faccio il Langhe Nebbiolo, quindi quello è il mio baby barbaresco, io lo chiamo così. Praticamente tutto, una volta anticamente usavo prima più questa parte qua, dove stiamo camminando adesso. Poi negli ultimi anni sto usando la vigna vecchia, che mi sta dando dei risultati molto interessanti, che è subito dopo. C'è una vigna che ha circa una cinquantina di anni, piantata all'inizio degli anni 70. Beh, anche questa mi sembra una cosa qui, mi sembra una pianta almeno 30 anni. 40. Questa qui è stata piantata nel 94, perché era stata piantata, c'era una vecchia vigna qua di dolcetto, figuriamoci, una volta il dolcetto era fondamentale, quindi qua c'era una vigna di dolcetto, nel 94 con l'alluvione una parte della vigna aveva avuto un piccolo smottamento, allora poi avevamo rifatto tutto e qui mio padre aveva piantato poi il Nebbiolo, quindi sono una vigna che ha 25 anni, cioè comincia a essere un momento interessante. E poi l'altra parte invece c'è una vigna un po' più vecchia che è stata piantata negli anni inizio anni 70 e lì facciamo il barbaresco, la riserva. Ultimamente stiamo usando i ceppi, come si può vedere erba in vigna ne abbiamo perché non si usa il diserbo, abbiamo mai usato il Roundup o cose perché ci piace rispettare, non siamo certificati bio, però i prodotti che usiamo sono lo zolfo, normalmente usiamo un trattamento in zolfo in polvere, il resto è zolfo bagnabile e poi stiamo usando rame però in concentrazioni abbastanza basse. Normalmente i prodotti rameici hanno un 20% di rame, quello che stiamo usando è un 6%, perché in combinazione con delle zeoliti che rendono la foglia, la zeolite è una sostanza minerale che è molto porosa, quindi assorbe l'umidità e si sta usando e sta dando degli ottimi risultati, quindi insomma ed è completamente bio perché non usiamo poi altre cose, solo che non lo metto in etichetta perché ormai diventa una moda, no?